Ciao amici e benvenuti in Cambogia. Sono appena arrivata nella città di Siem Reap e in questo video vi voglio parlare di tutte le cose necessarie da sapere prima di partire. Ve le dirò esattamente nell'ordine in cui le ho scoperte e la cosa importante è che sono aggiornate a marzo 2024. Mi raccomando, restate con me fino alla fine del video perché non sarà solamente una lista di informazioni fondamentali. In fondo ci andremo anche a vedere un tramonto speciale. Prima fra tutte, il visto, che pagate direttamente al vostro arrivo in aeroporto. Attenzione, si paga con dollari americani, precisamente 30, e vi consiglio di portarveli dietro direttamente dall'Italia. Se potete portatevene dietro anche di più, perché il dollaro americano è una moneta che si usa costantemente in Cambogia, insieme al riel, che è la moneta locale. Vi ricordo che il visto cambogiano ha una validità di 30 giorni, quindi se ci volete stare più tempo avete due scelte: o uscite dal paese e poi rientrate, oppure andate all'ambasciata a rinnovarlo. Punto numero 2. La vostra SIM card. Io ho utilizzato Smart, che è una compagnia telefonica che in Cambogia funziona molto bene, secondo la mia esperienza. L'ho acquistata direttamente in aeroporto per 8 dollari. Mi raccomando, fatevela inserire da loro e chiedetegli di farla funzionare a partire da subito. Un'altra cosa importante da sapere prima di partire è come spostarsi in Cambogia una volta che siete lì. Come fate? Allora, ci sono due app fondamentali da scaricare. La prima è PassApp, l'app che vi permette di spostarvi all'interno di una città, quella che userete per prenotare per esempio i tuk-tuk, i motorini o le macchine. È facilissima da usare, basta accedere con il numero di telefono cambogiano. Ora vi faccio vedere. Scarica l'app sul tuo cellulare, apri, incolli il tuo numero di telefono cambogiano e aspetti che ti venga inviato un messaggio con un codice a 4 cifre. Dopodiché le inserirai e adesso sarai dentro l'applicazione. Io scelgo sempre Rishow, cioè i tuk-tuk per muovermi, ma puoi usare anche la macchina. Clicchi sul mezzo che preferisci e poi su Where To per scrivere la tua destinazione. Io scrivo Angkor Enterprise, luogo in cui arriveremo insieme alla fine del video. Una volta scelta la destinazione, lui caricherà la mappa. Così potrai cliccare su Confirm Drop-Off e vedere il prezzo della corsa, nel mio caso 7.600 riel, che equivalgono ad $1,88. Infine premi su Confirm Booking per confermare la prenotazione. Entro qualche secondo un driver la prenderà in carico e così potrai vedere sia il suo nome che la sua targa. Allora, PassApp provata e direi che funziona alla grande, il tuk-tuk è arrivato in meno di 30 secondi e adesso stiamo andando alla biglietteria. L'altra è One2Go, quella con cui potete prenotare gli spostamenti più lunghi, quindi per esempio i pullman. Io ho già acquistato su One2Go il biglietto del pullman che mi porterà da Siem Reap fino a Phnom Penh. La quarta informazione fondamentale riguarda gli ATM, perché in Cambogia purtroppo non esistono ATM senza commissione. Anzi, hanno spesso una commissione molto alta che può andare dai 3 agli 8 dollari. Di conseguenza, cercate di prelevare tutto in una volta o in un paio di volte e ricordatevi che gli hotel quasi mai accettano la carta di credito, per non parlare dei ristorantini o delle cose che vengono vendute per strada. Considerate dunque che sarà un viaggio principalmente pagato in contanti. L'ultima cosa che vi voglio raccontare, visto che mi trovo a Siem Reap, la città che contiene i templi di Angkor, è come organizzare bene il tour, dove acquistare i biglietti e quanto costano. È arrivato il momento di andare all'Angkor Enterprise, cioè il posto in cui vendono i biglietti ufficiali per andare ai templi di Angkor. In modo che lo possiate riconoscere, questo è il piazzale che c'è davanti alla biglietteria. Ho deciso di comprare il biglietto per domani e mi hanno detto che stasera il tramonto è gratis, quindi domani non posso rimanere fino al tramonto, ma lo posso vedere oggi. Il biglietto inizia praticamente dalle 4:30 del giorno prima. Mi raccomando, sorridete perché qui c'è una telecamera e vi faranno una foto che verrà messa sul biglietto. Okay, where are you from? Italy. So a ticket will start from tomorrow and today free sunset for you. Ok. Bye. Allora, prima di tutto vi faccio vedere quanto sono venuta male sul mio biglietto d'ingresso per Angkor Wat. È molto peggio dei posti in cui vai a fare la fototessera quando devi fare il passaporto, cioè un disastro. Guardate che roba, terribile. Mi hanno spiegato che il punto 8, cioè questo qui, è il luogo in cui si deve andare per vedere il tramonto. Allora, ho appena realizzato che ho sia le ginocchia scoperte che le spalle scoperte e non credo che mi facciano entrare in queste condizioni, quindi devo andare a casa, mettere un paio di pantaloni lunghi e una maglietta a maniche corte che mi copra le spalle.
Ho 1 ora e mezzo di tempo, un po' meno in realtà, per tornare a casa, cambiarmi, uscire, arrivare lì e vedere il tramonto. Ce la posso fare. Visto che ci sono, vi porto nella mia stanza. L'ho pagata 15 euro a notte e nel video sembra molto più carina di quello che è. Però poteva andare peggio. E questo è il mio piccolo essenzialissimo bagno. Ok, mi sono cambiata, siamo pronti per andare. Allora, sto percorrendo completamente nel bosco la strada che mi hanno detto essere quella giusta per vedere il tramonto. E mentre si cammina si può già iniziare a vedere qualcosa. Sembra di stare in un film. E meno male che non c'è il sole completamente diretto sulla testa perché sarei morta. Dio, che fatica, fa troppo caldo. Comunque vedo la fine. E ora aspettiamo che scenda giù. Ovviamente non vi aspettate neanche un'inquadratura senza persone perché non è il posto giusto, però comunque ce ne sono meno di quello che mi aspettassi. Ho provato a fare un timelapse per 16 volte, ma le persone passano davanti, è praticamente impossibile. Che disastro. Direi un tramonto molto sfortunato tra la gente che passava davanti e le nuvole che a un certo punto hanno oscurato la visuale. Niente, questo è quello che sono riuscita a fare. E questa è la fila per scendere le scale, ovviamente. Incredibile. Ok, fine della nostra scampagnata, adesso direi che è il momento di andare a mangiare qualcosa di tipico. Sto morendo di fame, quindi devo assolutamente trovare un posto dove mangiare, non ho mangiato niente in tutto il giorno. Ho scelto Ambar Restaurant, che è un posto molto molto carino. Non c'è nessuno perché sono le 7, quindi è presto, dietro casa mia. Casa, il posto in cui sto dormendo adesso. Sono ambientata però. Ovviamente andiamo sulla tradizione e quindi ho ordinato il lok lak, che è un piatto tipico cambogiano. Ecco il lok lak, è appena arrivato, carne di manzo marinata. Questo sugo è fatto con verdure, un po' di pomodoro e scalogno e cipolle. Qui ci vedo anche un sacco di aglio. Comunque ora l'assaggio e vi dico com'è. La parte, diciamo, significativa del piatto sta nel pepe di Kampot. Kampot è un posto in Cambogia dove viene coltivato questo pepe molto particolare e unico nel suo sapore. Allora, assaggiamo direttamente la carne senza riso, in purezza così. Allora, il sapore è molto buono, agrodolce, pieno di, sì, cipolla e aglio. Sulla cottura della carne potevano fare un lavoro migliore, è un pochino dura, però il sapore è ottimo. Sono molto soddisfatta. Poi avevo la fame e stavo morendo. Mentre mangio penso alla mia sveglia di domani, che sarà all'alba perché voglio andare a vedere l'alba. La mia sveglia sarà prima dell'alba. E siccome stamattina mi sono alzata abbastanza tardi, non sarà facile prendere sonno stasera, ma mi impegnerò. Direi che quanto era buono non ve lo devo spiegare.
come si sta bene dopo aver mangiato. Allora, cucina cambodgiana testata e promossa. Ora, lettino, devo fare le ninne. E domattina non so come farò a svegliarmi così presto. Chiudo con un po' di polemica. Vi ricordate quando vi ho fatto vedere la mia camera, no? E nel video dico... Sì, bella camera, però... meh. E allora la gente ha cominciato a infamarmi perché l'ho fatto vedere a qualche persona. Oh, ma che dici? È una camera incredibile, ce l'avevo avuta io quando viaggiavo di qua di là. Aspetta, se te lo dico che non è il top, ora ve lo faccio vedere perché. Accanto al mio spazzolino da denti c'è una cacca di animale, cosa che possiamo ritrovare anche sul muro. Sotto il mio cestino c'è un animaletto che ho deciso di non uccidere ma di catturare perché altrimenti mi vola addosso. Queste sono tipo tutte bestioline morte. Quella è, cacca di topo? Non lo so che cosa ci sia. Però, e non è che mi sono messa a raccontare che c'è un buco nelle lenzuola oppure che i cuscini sono un po' scuciti. Parlavo di igiene, parlavo di bestioline dappertutto, eh? Comunque, fine della polemica. Basta, andiamo a letto, sono cotta. Tra l'altro mi sono fatta la doccia poco fa e ho scoperto che in Cambogia evidentemente non è arrivata l'acqua calda perché era gelida e quindi non mi sono potuta lavare i capelli. Domani saranno... Aiuto! Spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Se è così, lasciate un like e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale così nel prossimo video andiamo insieme a vedere i templi di Angkor. Ah, mi raccomando, qualsiasi domanda abbiate, scrivetela nei commenti.